Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Napoli-Bologna 3-0 il giorno dopo, analisi del match, considerazioni post partita perché fino a 48 ore fa il Bologna era la squadra con il maggiore XG e quant'altro in Serie A e non solo. Ad oggi squadra rimaneggiata, c'è stato il cambio allenatore, calciatori che sono usciti e quindi ci poteva stare, a quanto leggo, un intoppo e più sminuire la prestazione del Napoli, ma lo sappiamo benissimo, il trattamento mediatico che possiamo ricevere che analizzare la situazione in casa Bologna. Ma ci arriviamo, fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti. Per chi passa per la prima volta sotto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video, anche perché tra oggi pomeriggio e al massimo domani mattinata torneremo sul calciomercato, argomento caldo in casa Napoli, Osimhen, offerta dall'Arabia, c'è un accordo col Paris Saint-Germain e quant'altro, centrocampisti che dall'oltremanica dovrebbero arrivare a Napoli, ma qui ci atteniamo al match e ciò che è stato. Italiano nel post partita dice: abbiamo peccato in fase di finalizzazione, abbiamo subito il gol a fine primo tempo che comunque ha smosso un tantino a livello tattico e di intenzioni del match per quanto riguarda il Bologna. Siamo d'accordissimo, però non dobbiamo dimenticare che il Napoli nel primo tempo non ha avuto solo l'occasione del gol, insaccando poi una bellissima azione imbastita sulla destra con un assist al bacio di Kvaratskhelia e l'inserimento di Di Lorenzo che per i piedi e per come poi l'ha buttata dentro, per me resta comunque più il centrocampista che il terzino in fase difensiva, e l'abbiamo visto tecnicamente dallo stop e il tiro che c'è stato ieri e la freddezza sotto porta. Aperta e chiusa parentesi. Mi raccordo al gol per dire, che sulla destra le cose hanno funzionato come si deve, sulla sinistra siamo ancora un tantino macchinosi, forse dovuto anche al fatto che Olivera da quarto di centrocampo o deve imparare lo spartito come si deve. È una situazione che vedremo poi nel tempo, nel caso si punti a Olivera più da quarto di centrocampo che da braccetto, perché ieri lo scetticismo che ho manifestato anche in altri video sulla linea di difesa di Lorenzo Rachmani e Buongiorno a sinistra è stato smentito, e contentissimo che sono stato smentito da questa situazione. Buongiorno ha dato solidità alla difesa e alla fase difensiva, comunque richiamando in primis anche marcature e preventive, e poi che non c'è stato alcun pericolo su quella fascia nel primo tempo. Anzi, durante tutta la partita il Napoli subisce solo l'incursione di Castro, dove Meret esce comunque e non se ne fa niente per il Bologna, e c'è stato un tiro di Ebischer nel secondo tempo dove il Bologna entra in campo un tantino più pimpante per quanto riguarda il giro palla, ma poca roba per quanto riguarda la finalizzazione e l'essere concreti. Le squadre di italiano sono così, voi lo sapete benissimo come la penso sull'allenatore, tant'è vero che quando c'era il Toto allenatore in casa Napoli io non è che l'ho bocciato a prescindere, ma non lo volevo per il semplice fatto che sono squilibrate. Ci sono voragini tra centrocampo e i due difensori che rimangono indietro, talvolta anche uno solo, tutti spinti in avanti. E fa il gioco della squadra avversaria, perché se io aspetto un attimo e tra le linee riesco ad allargare il gioco come è stato ieri, ecco che perdi le partite anche in malo modo e con risultati molto larghi. Risultato che però non è molto largo per tutto ciò che abbiamo creato, perché le occasioni evidenziate qui sono quelle del Napoli e il resto sono cartellini, e le due occasioni che ha avuto il Bologna che sì, sono degne di considerazione, quel tiro alto e l'incursione di Castro. Per il resto poco e niente, quindi risultato largo, un corno aggiungerei io, perché il Napoli ci ha provato ripetutamente. Mi è piaciuta la prestazione di tutta la squadra. C'è stata un'insufficienza generale contro il Verona e invece ieri sono tutti sufficienti e più, anzi
alcuni hanno alzato l'asticella e non poco, vedi Di Lorenzo, vedi lo stesso Kvaratskhelia, vedi lo stesso Politano che ha fatto una grandissima partita, ma nel tutto il complesso il Napoli diciamo ha girato come si deve, meno spinta e meno diciamo avanzata dei mediani che hanno portato squilibrio contro il Verona, e quindi si è risolta anche un tantino quella situazione lì, al di là dell'aver schierato Raspadori, e sapete anche lì come la penso, però quando si è venuto a prendere palla staccandosi dalla linea di difesa, allargando il gioco, ci siamo aperti veramente molto ma molto bene e abbiamo infierito e non poco e creato difficoltà su tutti e due i fronti. A sinistra un po' meno per la situazione che ho appena spiegato per quanto riguarda Olivera, ma arriverà anche lì l'automatismo. A destra siamo già pronti. Olivera però in fase difensiva ti dà quel qualcosa in più per l'essere granitico e subire veramente poco, anche se io ho sempre detto Olivera a braccetto da quarto di centrocampo non lo vedo, però se poi riesce ad avere questo equilibrio in fase difensiva, attaccando ovviamente più a destra che a sinistra, perché in fase offensiva Olivera lo conosciamo tutti, è un tantino disordinato per quanto riguarda i movimenti, il dettare il passaggio diciamo a ridosso dell'area di rigore avversaria, però diciamo che a sinistra noi non abbiamo subito praticamente niente, e quindi se Conte riesce a trovare l'equilibrio così ben venga, noi ci fidiamo assolutamente del mister ed esprimiamo un semplice parere e considerazione mia personale che condivido assolutamente con voi. Non è che voglio fare qui il maestro, il match analyst, assolutamente no. Commento ciò che vedo e quindi possiamo tranquillamente dire che ieri è stata la partita che ci voleva. La partita che ci voleva perché? Perché il Bologna per me era un avversario ostico per quanto riguarda la situazione nella quale ci trovavamo, un risultato possibile, e il Napoli ha impostato la partita come si deve. È vero che al 70° siamo calati a livello di intensità, perché quando hai ovviamente meno possesso palla dell'avversario, devi correre comunque dietro al pallone un tantino, ti scarichi prima, ma comunque abbiamo fatto 70 minuti di corsa ad altissimo livello, e quindi sono contentissimo che svoltiamo da questo punto di vista, perché il Napoli, diciamo, la storia del Napoli parla di possessi palla stratosferici, pur non portando punti a casa talvolta, cosa che è successa al Bologna. Invece ieri possesso palla minore, ma sei comunque superiore a livello numerico per tiri nello specchio e quant'altro. Quindi ben venga, ecco, un calcio così al quale noi, alcuni di noi forse devono abituarsi, ma sarà così per tutta la stagione. Io ne ho parlato anche contro il Verona. Il calcio di Conte è questo: 5 tiri nello specchio, 6 occasioni nitide, 2/3 le devi buttare dentro, cosa che non è successa a Verona, perché nel primo tempo contro il Verona le occasioni per andare in vantaggio le hai avute, finalizzando quelle la partita sicuramente sarebbe andata diversamente, perché poi la storia conteana ci insegna che andando sopra diventa ancora più difficile comunque pareggiare le partite o ribaltarle addirittura. Quindi sono molto ma molto fiducioso anche per la situazione di Lorenzo. Forse diciamo che è una manna dal cielo, non Giovanni Manna in questo caso, è una manna dal cielo quell'assist di Kvaratskhelia per tutta la situazione che c'è stata nel precampionato e le chiacchiere durante l'Europeo. Di Lorenzo ovviamente si commuove. Io non cambio assolutamente idea, perché io ho detto prima che iniziavi il campionato, per tutto ciò che è stato, mi servono i punti sul campo per portarti di nuovo in pari. Quindi, come le prestazioni di ieri, ne servono almeno un'altra ventina, e mi auguro che sia così e che il capitano abbia svoltato a livello mentale. L'ultima cosa che dovrebbe fare secondo me Di Lorenzo, allontanarsi dal procuratore, perché poi diciamo che a livello mentale avrà influito anche
l'essere impertinente di chi ti assiste. Sicuramente sarà stato così, però noi non dimentichiamo assolutamente niente e io non la faccio buona a nessuno, a chiunque si è messo anche per 30 secondi la maglia sotto i piedi. Io purtroppo non riesco a dimenticare o ci vuole molto tempo. Questo succede in amore e l'amore per la maglia del Napoli, i nostri colori, è, diciamo, non è quantificabile e forse è per questo che reagisco così. Un grandissimo Kvaratskhelia che viene lasciato poi solo, inspiegabilmente, per il secondo gol. Kvaratskhelia parte con la porta davanti, nessuno che lo va a contrastare. Situazioni che poi si sposano anche alla grande con le caratteristiche del Giorgiano che ti punta dritto per dritto, di sinistro, è vero, il tiro è stato deviato, ma potevi farci ben poco perché hai dato troppo campo comunque a un calciatore assolutamente di qualità. Entra anche Neres e volevo un attimo esprimere un pensiero anche lì, perché i calciatori, posso dire, molte volte si riconoscono dal tocco di palla e Neres ha quel tocco di palla, tra virgolette, diverso, tant'è vero che prima lancia Simeone nello stretto quasi verso la porta e non si confeziona la rete. Poco dopo, incursione sull'out di destra, si arriva sul fondo, scarico dietro, palla deviata, tutto quello che volete, ma arriva il 3-0 di Simeone e il primo assist per Neres che in pochissimi minuti, 7-8 minuti giocati, lascia comunque il segno e quindi si sono ricongiunti tutti gli astri e noi ci auguriamo che si continui su questa linea e questi ritmi, anche se voliamo assolutamente bassi e non cominciamo a fare 3-0 col Bologna o scudetto, non lo scudetto, siamo competitivi, arriveranno anche i rinforzi, con calma perché è una partita e tutte le partite comunque hanno una storia a sé. Sono fiducioso verso la partita, verso la prossima partita che ci vedrà contro il Parma, perché il Parma è una squadra che diciamo, non si chiude dietro per identità. Conosco il gioco di Pecchia, ho visto un bel po' di partite anche diciamo nella stagione scorsa dove in Serie B ha fatto molto bene. Ho visto la partita contro il Milan, sono in condizione fisica impeccabile anche mentalmente, se ne fregano altamente dell'avversario che hanno di fronte e cercano di imporre il proprio gioco e quindi potrebbe, diciamo, essere una partita molto divertente come quella di ieri, sfruttando poi gli spazi che ti lascia, perché li ha lasciati anche al Milan e il Milan non ne ha approfittato per un fatto o per un altro. Detto questo, ultima considerazione sulla mentalità e la cazzimma messa in campo ieri perché si è vista tutta. La si è vista tutta nell'ammonizione di Mazzocchi nel primo tempo, nel bloccare la ripartenza del Bologna, c'è stata anche l'ammonizione a Rachmani, bloccando la stessa ripartenza a Bologna ed eravamo quasi al limite dell'area di rigore del Bologna, quindi non eravamo nemmeno a centrocampo, segno che il Napoli mentalmente ci sta e sa perfettamente quando deve spendere il cartellino nel bloccare l'azione, cosa che ci auguriamo continui perché può darsi pure che siano state due situazioni e poi torniamo un attimo troppo dolci, ecco, nei falli e nello spezzettare l'azione, ma è ciò che serve nel calcio, al di là che tu abbia Conte, abbia Guardiola, abbia qualsiasi allenatore in panchina. Se la squadra sta ripartendo, la squadra avversaria, tu devi stoppare l'azione perché può rendersi pericolosa per la tua stessa squadra, devi spendere l'ammonizione. Tant'è vero che poi si è ricreata la stessa situazione dopo l'ammonizione di Rachmani, più o meno stessa dinamica, eravamo al limite dell'area di rigore del Bologna, il Bologna in ripartenza e Rachmani lì è stato molto intelligente nel non fare fallo perché rischiavi poi la seconda ammonizione per fallo tattico, lì sarebbe stata una cappellata, ha lasciato andare l'azione, si è raddoppiato comunque, si è raddoppiato sul calciatore del Bologna e c'è stata anche quella situazione a centrocampo dove tra
il recupero di Anghissà nella ripartenza del Bologna e subito dopo la scivolata di Lobotka a recuperare di nuovo quel pallone, allora mi sono detto, non è che siamo guariti del tutto, però mentalmente ci siamo e ci siamo stati per tutti i 90 minuti. Questa è stata la differenza tra la partita di Verona e la partita di ieri. 90 minuti sul pezzo. Si può dire i cambi sono arrivati un tantino tardi, Conte si è fidato per tutto il tempo dell'11 che aveva schierato, siamo arrivati un tantino corti di fiato dopo il 70esimo, soprattutto nei tre davanti. Politano ha speso tantissimo per tutta la partita, lo stesso Raspadori che diciamo, nel primo tempo è stato cercato un paio di volte con quei lanci lunghi e alti, non servono fin quando non avremo la punta di peso e la punta alta, però palla a terra non mi è dispiaciuto nemmeno Raspadori quando si è staccato, perché con un tantino di visione di gioco ci siamo aperti veramente alla grande e abbiamo occupato tutti gli spazi come si deve. Sono contentissimo per la prestazione di ieri, per il gol e l'assist di Kvaratskhelia, per l'assist di Neres. Sono contentissimo per lo sfogo di Antonio Conte uscendo dal campo. L'avrete visto tutti quanti il video, se non l'avete visto vi invito ad andarlo a cercare, perché gasatissimo sia dopo l'1-0 e sia a quando è finita la partita, perché anche lui aveva assolutamente da sfogare, come tutti noi avevamo bisogno di goduria allo stato puro, e goduria è stata. Diciamo che non ci siamo messi alle spalle tutti gli spettri della stagione passata e tutto ciò che è stato, però siamo all'inizio di un percorso che potrebbe portare tantissime soddisfazioni stando sul pezzo come ieri. Poi c'è stata quella sostituzione e concludo, Spinazzola per Mazzocchi, con Spinazzola messo a destra, che tra virgolette denuncia la mancanza di quegli esterni che vorrebbe Conte, e che però il Napoli sta sondando in questi ultimi giorni di mercato, ma ci arriviamo al calciomercato, perché credo che da qui ad oggi pomeriggio usciranno altre novità e ci saranno altre indiscrezioni per quanto riguarda quella zona del campo. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere ovviamente la vostra e come avete visto la partita. Ciao!